Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche per amore e passioni di gennaio 2025. Tre carte, amici dei pesci, le guardiamo tutte e tre. La forza, il carro e la torre. Pare che sia necessario muoversi da una certa situazione, da una certa realtà, mi verrebbe da dire, con la torre. Quando c'è la torre è perché ci sono come delle credenze, delle regole anche per qualcuno che potrebbero insomma non essere più certe nel mese di gennaio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso di tarocchi intuitivi di livello base e poi sempre nella descrizione trovate anche il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che parte a fine gennaio 2025. Bene ragazzi, se riesco ad avere tutte le carte in ordine, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con queste tre carte. Ok, partiamo con un 9 di bastoni. Abbiamo l'imperatrice, il 2 di coppe, un 4 di pentacoli, un 8 di pentacoli, un re di spade, il carro nuovamente, e il sole. Allora, adesso andiamo a vedere un pochettino carta per carta, così capiamo quali sono le energie. Dopodiché andrò a fare i vari esempi con single, coppie, diciamo, consolidate, piuttosto che relazioni difficili, ok? Partendo da questo 9 di bastoni, cari amici, devo dire che sento come una certa stanchezza, una certa fatica accumulata. Andiamo a vedere questo 9 di bastoni. Abbiamo un 2 di bastoni, e un fante di bastoni. Credo che sia un po' la grinta, probabilmente siete a fine anno e state risentendo un pochettino della stanchezza, magari del lavoro. Credo che vi manchi un po' di grinta. Andiamo a vedere l'imperatrice. Una regina di pentacoli e l'eremita. Andiamo a vedere anche questo 2 di coppe. Abbiamo un asso di bastoni e un 4 di bastoni. Ragazzi, qui ho la sensazione che si possa creare nel mese di gennaio qualche cosa di concreto, qualche cosa che porti a una nuova armonia, una nuova stabilità, un nuovo punto di incontro con il partner se ne avete uno, e poi arriveremo ai single, ma con questo 2 di coppe potrebbe esserci una storia nell'aria. Per adesso parcheggiamo l'informazione, andiamo avanti, vediamo il 4 di denari. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e l'appeso.
Il 4 di pentacoli in questo caso lo sento un po' collegato alla torre, perché è come se certe sicurezze, o meglio, potrebbe anche essere una zona di comfort, potrebbe cambiare. Non sento che sia negativo e che questa zona di comfort vi faceva stare nella fatica, mettiamola così, nella stanchezza. C'è qualcuno che ha voglia di guardare oltre, di fare altro, però appunto è come se mancasse un po' di energia. Andiamo a vedere l'otto di denari. Probabilmente questo 8 di denari è qui perché è proprio sotto il 9 di bastoni. Ho come la sensazione che potrebbe esserci stanchezza a causa del lavoro, magari il lavoro quello retribuito, piuttosto che, non lo so, se siete casalinghe e madri, potrebbe essere, o padri, dubito che siate casalinghi, ma può essere. Ehm, è come se foste stanchi di vivere sempre la stessa routine in un certo senso. Un'altra carta per l'otto di grazie. Ok, abbiamo la luna e il 6 di spade. 6 di spade è una carta collegata ai pensieri limitanti, alle credenze acquisite durante il passato. Credo che qui ci siano come delle paure latenti che appunto vi impediscono di fare quel passo in più per uscire dalla zona di comfort. Però avete anche l'appeso ed è come se nel mese di gennaio riusciste a vedere le cose da un'altra prospettiva. Vi ricordo che avete un carro qui e un carro qui. Parla di scelte, parla di decisioni, parla di andare verso una direzione. Adesso ci arriviamo, andiamo a vedere il re di spade. Perché è come se aveste bisogno di delineare un progetto di coppia piuttosto che un progetto di vita. Adesso sempre lì dipende se siete single o no. Imperatrice nuovamente. È come se si avvicinasse un periodo di abbondanza, ma voi non ve ne rendeste conto. Ehm, l'otto di pentacoli è una carta, è l'arcano minore dell'imperatore, uno degli arcani minori dell'imperatore, e parla proprio del lavoro costante, del lavoro duro, di quello che un imperatore ha fatto per X tempo per raggiungere il risultato che ha raggiunto. Qui però è come se ci fosse un qualche cosa che non vi fa credere in voi e nelle potenzialità magari della relazione, magari del progetto in comune. Andiamo a vedere, ma sento che con questa torre 6 di spade qua si tratta di cambiare il modo in cui vedete le cose. Avete anche l'appeso effettivamente. Ok, abbiamo l'imperatrice e un 9 di pentacoli. Qui abbiamo l'imperatrice e la regina di pentacoli. Abbiamo un sole. Per qualcuno, ragazzi, potrebbe esserci aria di bambini. Andiamo a vedere il carro. Regina di coppe. E un'altra volta il sole. Ragazzi, altre due carte che mi parlano di gravidanza e di bambini. Sapete che, lo dico spesso, nei tarocchi la parola bambini può essere sostituita dalla parola progetto, perché è come si intende in questo caso qualche cosa che si crea, avendo soprattutto due volte l'imperatrice, è proprio come se fosse una vostra creazione. Ci sono tutte le basi per poter concepire un figlio, creare un nuovo progetto, muovervi dalla situazione che siete in una direzione migliore. Perché dico migliore? Perché si finisce col sole, che è una carta di abbondanza, una carta di prosperità, di protezione. Abbiamo un 3 di spade e la sacerdotessa. Voglio un'altra carta per questo 3 di spade. È come se ci fosse la presa di consapevolezza da parte vostra che non è necessario sacrificarsi, ma potete anche esprimere voi stessi, creare qualcosa di completamente vostro. 6 di pentacoli. Contratti.
nuovi scambi, nuove percezioni. Guardate, se c'è qualche tema legato ai soldi tra voi e il vostro partner o tra voi, per esempio, e il fatto di, non lo so, c'è qualcuno che magari potrebbe pensare che guadagnando X non può mai, non potrà mai capitare una persona che abbia un reddito molto più alto o molto più basso. Sapete, un po' quegli standard mentali che lasciano un po' il tempo che trovano. Comunque, andiamo alle letture, settore per settore. Se siete single, ragazzi, vi dico che le occasioni non mancheranno. Potrebbe esserci una conoscenza molto intrigante, devo dire, che inizia poco poco, cioè piano piano, e devo dire che potrebbe veramente prendere corpo questo tipo di conoscenza. Mm, potreste incontrarvi tipo in un ristorante, in una sagra, dove si mangia, in una degustazione, in un posto dove si mangia. Potreste incontrare questa persona. Vi dico che potrebbe esserci un approccio anche abbastanza esplicito e sento che potrebbe essere una bella amicizia, tanto per cominciare. Fatemi sapere poi nei commenti. Scusate. Allora, parliamo di chi invece è in una frequentazione, quindi chi sta frequentando qualcuno, e sento che il mese di gennaio è un buon mese per conoscersi, per svelarsi, per scoprirsi, per cercare di vedere anche il punto di vista dell'altro, o meglio, la conoscenza di questa persona, la frequentazione di questa persona potrebbe in qualche modo portarvi fuori dalla vostra zona di comfort, cioè farvi capire certe realtà che per voi sono state certe fino ad adesso e farvele rivedere. Non è che vedo bisticci, non è una cosa che succede con trauma, è una cosa che succede dialogando, vivendosi, condividendo del tempo. È un po' come se questa persona vi aiutasse a aprire gli occhi su certe vostre dinamiche, su certi vostri atteggiamenti, soprattutto di difesa. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione da molto tempo, allora io qui ragazzi sento proprio che c'è la base per muoversi al passo successivo. Allora, se siete ognuno per conto proprio, c'è la possibilità di muoversi, avete 2 volte il carro e quindi qui si potrebbe parlare di una convivenza, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di affittare casa insieme piuttosto che comprare casa insieme. E sì, per qualcuno c'è il tema dei figli che potrebbe essere toccato, o addirittura vi dico, ragazzi, per qualcuno potrebbe già arrivare il positivo della gravidanza a gennaio. Per chi invece fosse in una relazione non tanto definita, non ben definita, allora, qui è come la sensazione che dobbiate mettere un po' le cose in chiaro. Allora, io arrivo fino a qui, e questo è quello che ti posso dare, di più non mi puoi chiedere. Oppure fare le stesse domande all'altra persona, cioè fin dove arrivi, fino a dove mi puoi dare. E si tratta di bilanciare gli sforzi, secondo me. Cioè, io vengo dalla tua, però anche tu devi venire dalla mia. È come trovare un punto medio di incontro. E sento che sì, effettivamente è l'energia, diciamo, che si presenta nel mese di gennaio. Ragazzi, se poi foste in una relazione un po' traballante, che non va più tanto bene, devo dire che secondo me, al di là di ogni aspettativa, il mese di gennaio ribalterà un po' la situazione, perché ho come l'idea che ci saranno delle prese di posizione che in realtà rinforzeranno la relazione. Cioè, ho come l'idea che diventerete come più padroni di voi stessi, della situazione, non starete tanto ad aspettare gli altri, ma vi muoverete voi e questo farà sì che, mm, diciamo, è come se mostraste di avere più carattere e l'altra persona dicesse: Wow, questo è un lato nuovo che non conoscevo.
È come se questa vostra attitudine, alla fine risultasse in una relazione più solida, semplicemente cambiando la vostra attitudine, devo dire. Ragazzi, mi sembra un mese di presa di potere, scelte che vanno in una direzione e devo dire che qui con questa torre qualcuno potrebbe far cadere le barriere difensive, uscire dalla zona di comfort. Mm? Andiamo a vedere un oracolo e poi un koan, ragazzi, per vedere che altro messaggio posso darvi. Ok. Carta numero 31. Allora, qui dice che c'è molto di più sotto la superficie. Quindi, soprattutto per chi sta conoscendo una persona nuova, tenete presente che è molto di più di quello che si presenta, ma questa carta può essere anche riferita a voi stessi. Voi non siete solo come vi presentate al di fuori, nella parte esterna, avete tutta una parte interna che è ancora da scoprire. Vi ricordo che qua avete la luna, ragazzi. C'è questa parte, diciamo, se vogliamo chiamarla zona d'ombra, diciamo che è una parte che si nasconde, che si tende a nascondere. Mm? Ok, poi abbiamo sensibilità e forza, fa vedere l'incudine e una piuma. Ed è come se vi dicessero di mediare tra queste due forze, tra la dolcezza e la forza, tra il lasciarsi fluire e il gestire, spingere, condurre. Poi abbiamo l'arcangelo Haniel e qui, ragazzi, tenete presente che avete anche la sacerdotessa, qui ci parla di intuizione, di gioia e di benedizioni. Quindi sento che in qualche modo avrete il naso lungo in questo mese di gennaio, fiuterete quello che potrebbe essere in un futuro. E poi l'ultima carta abbiamo la carta numero 40, i maestri ascesi. È come se foste guidati, ragazzi, in una vostra scelta, in una certa direzione, avete anche 2 volte il carro, da forze superiori, dai maestri ascesi. Andiamo a vedere ancora un koan. Questa carta mi dice che qualcuno di voi ha una missione più importante, che probabilmente adesso ancora non vedete. Sarebbe interessante per voi fare la stesa dello scopo di vita piuttosto che la lettura karmica, è una delle letture che propongo, però ecco, è come se ci fosse un obiettivo superiore che voi ancora non vedete, ma verso il quale siete guidati, verso il quale vi state spostando. Andiamo a vedere un koan, grazie. Grande comprensione giunge con grande amore. E qui vi richiamo la carta dell'appeso, ragazzi. Quando non riusciamo a capire perché una persona si comporta in un determinato modo, o anche perché noi ci siamo comportati in un determinato modo, si tratta sempre di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, dalla prospettiva dell'amore. L'appeso in questo caso fa riferimento all'accettazione e al perdono. Se per caso c'è qualche cosa che voi non capite, cercate di vedere la situazione, il vostro comportamento, il comportamento dell'altra persona con gli occhi dell'amore, cioè in modo compassionevole. Cari amici dei pesci, questa è la lettura che avevo per voi. Spero insomma che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video degli abbonati si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto
dei temi che vado via via trattando. Sono temi comunque di metafisica, metamedicina, esoterismo, sono più di 25 anni di studi olistici miei, tutto quello che ho studiato io, condensato in questi video. Bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2025 splendido, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!